Inoltre, per utilizzare, abbiamo già visto un pochino nella presentazione di LumaFusion 5.0 lo speed ramping come funzionava, ma adesso andiamo un po' a approfondire, ok, questo nuovo comando, questa nuova funzione. Innanzitutto ho scoperto una cosa molto carina, ma forse questa la sapete già, che se vado a caricare un filmato, vedete questo filmato qua è già rallentato, ok? Quindi questo filmato è già fatto a slow motion, ma se vado all'interno, diciamo, della clip e vado su velocità, che succede? Posso andare ovviamente a velocizzare il tutto, ok? E utilizzare lo speed ramping a partire da questa velocità. Quindi adesso vado a velocizzare il cavallo come diciamo più o meno potrebbe essere in origine, adesso non so la velocità giusta, però vedete, ok, mettiamo che sia questa la velocità in origine, quindi io posso adesso partire da questa velocità e andare a giocare con lo speed ramping. Per giocare con lo speed ramping la prima cosa da fare ovviamente è andare a vedere i preset che sono qua, vedete che sono questi qua. Quindi se io clicco su uno di questi preset ovviamente il gioco praticamente è quasi fatto, perché veramente è la cosa, come dire, viene da sé, ok? Praticamente il speed ramping è fatto praticamente automaticamente. Ovviamente posso andare a vedere la curva dello speed ramping, questa qui, e posso andare ovviamente a giocare anche qui con la velocità. Quindi adesso qui vedete che ovviamente lui parte dalla velocità originale del filmato, quindi molto lento, poi si velocizza, vedete, velocizza, poi rallenta di nuovo, poi velocizza di nuovo e fino a rallentare. Ecco, ora diciamo la parte di speed ramping è molto, diciamo, abbastanza semplice da vedere, ok? Non c'è niente da diciamo di strano, come si suol dire. La cosa bella ovviamente è che si possono spostare i keyframe, le chiavi vanno spostate sulla timeline, quindi questa è già una cosa, un punto di forza, perché se io prendo, per dire, questa chiave non mi piace in questa posizione, come abbiamo visto cliccando lungo posso andarla a spostare e di conseguenza tutta la mia animazione, tutto il mio speed ramping in conseguenza si va a cambiare, giusto? Quindi e questa è una cosa sicuramente molto carina. E poi ci sono le varie entrate e uscite, ok? L'accelerazione o decelerazione, quello che si voglia in entrata e uscita. Quindi anche questo è diciamo fatto in automatico se vogliamo, oppure può essere gestito diciamo da queste due barre, ok? Un'entrata e un'uscita. Ma andiamo a vedere ovviamente come fare un speed ramping, diciamo, da nuovo. Ecco, per resettare lo speed ramping io ho visto che esiste questa, vedete, questa, diciamo, questo preset qua, vedete che resetta praticamente lo speed ramping. Ecco, adesso ovviamente lui ha resettato in base alla velocità del filmato che è originale. Quindi per partire da una velocità che mi sembra più o meno la sua, vedete che è consigliato proprio da LumaFusion questo, vedete un po', guardate un po' che succede, anche questo è lento, niente, è consigliato male. Vado qua, ok, e parto dalla velocità che a me più o meno sembra che sia la sua. Vedete che la linea, la riga indica proprio dove siamo posizionati, quindi a questo punto posso andare a giocare come voglio, quindi posso dire, per dire, non so, da questo punto in poi voglio, vai via, vai via, voglio che il mio speed ramping rallenti, quindi cosa vado? Vado a fare così, vado a creare un keyframe, ovviamente lo metto sempre il primo, poi vado qua e che succede? Vado a tirare indietro la mia velocità. Ecco, posso anche tirarla indietro ovviamente nella posizione originale. A questo punto vado indietro, vedete che il mio filmato rallenta e questa è la sua velocità originale, quindi posso anche tener conto della velocità originale del filmato che è già stato girato in slow motion, quindi diciamo che è una cosa simpatica secondo me. Ecco, poi se voglio tenere ovviamente questa velocità devo sicuramente andare a fare un keyframe, diciamo, di transizione, no? Devo passare da una velocità all'altra, però questa la voglio mantenere, quindi vedete, questa mantenuta fin qua. Adesso voglio rivelocizzare il tutto, quindi vado a rialzare ovviamente la mia
ok, il mio slider, vedete, vado, lo metto velocissimo, mantengo la velocità, ok, qui vado a creare una chiave anche qua, e poi qui cosa faccio? Vado a rallentare, ok, diciamo dove è l'originale, vado a vedere il mio, diciamo, mio speed ramping che ho prodotto, vedete che qua va alla velocità originale, poi adesso sale fino ad andare veramente a accelerare tantissimo, e questo è l'effetto speed ramping. Poi abbiamo ovviamente tutte le varie curve che possiamo utilizzare, quindi io posso posizionarmi qua in questo keyframe e cambiare, ok, da negativo o a positivo. Quindi adesso se vado a far così, ovviamente il filmato forse è un po' corto, però rende l'idea sicuramente, ok. Qui faccio così, vado qua e cosa faccio? Vedete che adesso lui accelera gradualmente. Boom. Vedete, quindi diciamo che in buona sostanza è molto semplice, ok? Il speed ramping è molto semplice da utilizzare, basta avere un po' di fantasia e ovviamente i filmati giusti, e anche se non li avete, vedete che abbiamo fatto uno speed ramping su un filmato che poi alla fine era già stato rallentato, quindi diciamo che sperimentare è sempre la miglior cosa. Quindi divertitevi, mi raccomando, e non ci sono altre cose da dire, ragazzi. Possiamo ovviamente spostare i frame, possiamo ovviamente andare a mettere, andare ovviamente a usufruire di un altro preset cancellando quello che abbiamo fatto, quindi senza problemi. Quindi vedete anche qua la velocità è quella, diciamo, originale, ma posso andare a variare il tutto facendo così, mettendo la velocità che voglio, ok, partendo da questa, e anche qui andare a cambiare la velocità giusta, che mi sembrava questa, non so adesso cos'è, però vedete posso fare così, quindi diciamo che posso adattare anche quei preset, diciamo, che sono già in memoria, utilizzandoli come voglio.